Prima di iniziare questo episodio così tanto atteso, che racconta di un evento importante e terribile, desidero ringraziare gli amici che su TP supportano questo podcast. Giacomo e l'amica anonima. Grazie anche alle nuove arrivate, Gail e Daniela. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link che trovi in descrizione. Non è un segreto che Aiace sia il mio preferito in questa narrazione della guerra di Troia. Scrivendo questo episodio mi sono ritrovato più di una volta a riflettere in generale sulle relazioni tra gli esseri umani e sulle azioni degli esseri umani. Aiace è forse il più nobile d'animo tra gli eroi, pur di carattere burbero e dalla lingua irosa e tagliente. È un fratello maggiore, di quelli che ti difendono spavandi davanti al preside, di quelli che ti tirano per i capelli fuori dai guai, di quelli che ti rimproverano quando è ora e perché sanno che ne hai bisogno. È un personaggio che non si può che amare. Ma ora basta. Per Aiace è tempo di morire. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 184. La follia di Aiace. In tutta la storia della guerra di Troia c'è un punto di non ritorno, la morte di Achille. C'è un prima e un dopo questo evento. Da un lato i fatti precipitano, come se la morte di Achille desse il via alla catastrofe annunciata della distruzione di Troia. Dall'altro lato cominciamo a vedere come tra le fila greche cominci ad aggirarsi il malcontento. Ditti di Creta, il cronista degli accadimenti in campo greco, è molto serio su ciò. La morte di Achille è così colorata dall'ombra scura del sospetto di un possibile tradimento delle forze achee che addirittura non vengono espletati i classici giochi in memoria della caduta dell'eroe. Solo Aiace, l'integerrimo eroe di Telamone, cugino di Achille, lo piange. Secondo altre fonti, invece, vengono organizzati giochi in cui i greci si misurano in memoria di Achille. Nel pancrazio, la lotta condotta con le mani e con i piedi, l'unico iscritto nella lista è proprio Aiace. Nessuno ha il coraggio di sfidarlo, essendo egli insuperabile in ogni impresa, anche sportiva. Il premio di 2 talenti, vinto, come si dice oggi a tavolino, gli viene consegnato dalle stesse mani di Teti. Con mezzo sorriso, egli accetta. Terminati i giochi, c'è da stabilire a chi, tra i greci, andranno le armi di Achille. Non si parla delle proprietà di Achille. Queste vengono affidate a Briseide, che le custodisce con cura, in attesa dell'arrivo di Neottolemo, figlio di Achille, da Sciro. Si tratta invece delle splendide armi forgiate da Efesto in occasione dell'ultimo scontro con Ettore. Di meravigliosa fattura e di pregiatissimi metalli, queste fanno gola a tutti gli eroi. Solo che bisogna avere una grande faccia tosta per farsi avanti e dichiarare di essere degno delle armi del più valoroso. Senza contare di come avere il possesso di quelle armi farà splendere agli occhi di tutti i greci il fortunato. A seguito di una discussione tra i capi, si fanno avanti solo 2 pretendenti, Odisseo e Aiace.
I motivi dell'uno come dell'altro possiamo ben immaginarli. L'eroico figlio di Telamone, cugino di Achille, le vuole perché crede che spettino a lui di diritto, in quanto non c'è tra le fila greche nessuno che possa stargli alla pari nella battaglia, ed egli è stato secondo sempre e solo ad Achille negli scontri. Il re di Itaca, dal canto suo, ha bisogno di quelle armi per aver accreditato il suo valore in battaglia, certo, ma soprattutto per il suo ingegno, che lo ha reso prezioso agli Achei nelle trattative. Nessuno dei due cede il passo all'altro. Nestore, l'anziano re di Pilo, consigliere di Agamennone, parla alla riunione, in assenza dei due contendenti. Amici, questo è un giorno di sciagura. Afflizione cadrà sul nostro capo degli dei, semmai Aiace e Odisseo verranno ad una contesa indomita e perniciosa. A chi dei due noi consegneremo le armi, questi gioirà nel cuore, ma l'altro invece grande dolore avrà e biasimerà tutti gli Achei e soprattutto più di tutti noi qui presenti. Non sarà più accanto a noi come prima nella battaglia. Grave pena sarà per tutti i greci se uno dei due verrà preso da questo rancore, poiché di tutti gli eroi essi sono i migliori, l'uno in battaglia, l'altro in consiglio. Consegniamo perciò questo giudizio ai troiani prigionieri che teniamo in custodia, scegliendo i più assennati. A loro chiederemo chi tra Aiace e Odisseo ha fatto subire maggiore dolore alla popolazione di Troia. Questi prigionieri, che sono stati frustati dalla sorte avversa, esprimeranno un giudizio retto, non favorendo nessuno dei due, poiché essi ugualmente tutti ci odiano. Agamennone abbraccia questa proposta, anche perché ne vede un vantaggio. Nessuno è più saggio di te, venerando Nestore. Neanche io desidero che contro gli argivi uno dei due possa adirarsi. Sono infatti i migliori tra di noi. Affidiamo perciò ai prigionieri il giudizio. Chi perderà il possesso delle armi vedrà aumentato dentro il suo petto l'odio per i troiani e non serberà certo rancore per noi. Vengono radunati al centro del largo spiazzo diversi nobili troiani prigionieri come giudici di questa situazione. L'animo di Aiace è già caldo ed egli, sdegnato, prende la parola. Odisseo, cuore terribile, come osi misurarti con me in forza invincibile? Affermi forse di avere respinto la terribile mischia a difesa del corpo di Achille quando 1000 troiani gli si fecero attorno? O non ti sei forse acquattato, impaurito? Perché vile e codardo ti ha generato tua madre, come un cane rispetto ad un leone dal forte ruggito. Il tuo petto non ospita un intrepido cuore, tu ti curi soltanto di insidie. Hai forse dimenticato come mentre noi eravamo già tutti radunati, tu ti nascondevi e non volevi seguirci a Troia, fingendo la pazzia, ricordi? A causa dei tuoi consigli, gli Achei hanno vergognosamente abbandonato su Lemno l'inclito Filottete, perché ti dava noia il suo doloroso lamento. E anche al divino Palamede, che di te era migliore in saggezza e vigoria, hai procurato la morte. Non sei memore dei benefici ricevuti, nemmeno ora ricordi come ti ho salvato quando, circondato dai troiani, tutti ti avevano abbandonato e tu inutilmente cercavi la fuga. Oh, che Zeus in quel giorno mi avesse fatto fuggire la forza e che quei troiani ti avessero fatto a pezzi con le loro lame e ti avessero dato come cibo ai cani piuttosto che vederti in piedi qui, al mio cospetto, a sfidarmi. Hai sempre fuggito Ettore, tu che solo con le parole ti appropri di grandi imprese. Le armi di Achille sono troppo onerose per te, sono io che merito di indossarle. Questo è il premio per il valore e non per chi usa parole moleste. E io, per valore, ti supero.
La risposta di Odisseo non si fa attendere. Quante parole vane a me rivolgi, Aiace, che sbraiti senza misura. Uomo da nulla, scellerato, codardo dici che sono, che mi vanto di essere superiore a te in pensieri e parole. Ma anche un'alta roccia, per quanto indistruttibile, i tagliatori di pietre con facilità riescono a staccare dalla montagna. È con l'ingegno che si naviga in mare, ed è con l'astuzia che i cacciatori domano i leoni, le pantere, i cinghiali e le altre fiere. I tori violenti sono aggiogati non con forza ma con abilità dagli uomini. Con l'intelligenza tutto si porta a termine. In tutte le assemblee l'uomo esperto è il migliore, ed è così che nelle missioni più pericolose io mi sono gettato con i miei alleati. È grazie alla mia astuzia che il figlio di Peleo è giunto a Troia, scovandolo quando si nascondeva a Sciro in delicate vesti a ghindato. E qualunque altro eroe venisse in futuro a combattere qui, con noi, a Troia, non verrebbe certo per le tue braccia, ma per le mie dolci e persuadenti parole. La parola per gli uomini ha grande forza quando si unisce alla saggezza. La forza infatti diviene impotente e non porta alcun beneficio ad un uomo se ad essa un saggio pensiero non sia unito. E a me ugualmente forza e pensiero gli dèi hanno concesso, ed è falso ciò che affermi. Pur circondato quando mi hai trascinato via, io ero pronto e fermo ad attendere il nemico. Io credo che tu l'abbia fatto a tuo beneficio. Forse temevi di essere colpito da una lancia e mi volevi usare come scudo? Non ho mai temuto l'asta di Ettore, e io stesso mi sono proposto di andargli incontro quando lui ha sfidato tutti noi. Ed intorno ad Achille io sono pronto a giurare di aver ucciso molti più troiani di te. Ma parlare di Achille mi intristisce. È una ferita ancora aperta. Ora taccio. Aiace replica. Odisseo, dallo scaltro pensiero, sei il più terribile di tutti. Io non ricordo che attorno ad Achille tu ti sia dato tanto da fare contro i troiani. Io spezzavo ossa e ginocchia nella mischia, altri spaventavo e avanzavo, e quelli fuggivano come oche o gru quando sono inseguite da un'aquila. Tu non eri accanto a me quando ho lottato. Amici, da qualche parte lontano forse si è adoperato, ma di certo non vicino al corpo del divino Achille, dove la lotta più sanguinosa, più forte infuriava. Chiude Odisseo. Aiace, io non credo di essere inferiore a te, né in pensiero né in vigore, per quanto tu possa essere illustre. Piuttosto in pensiero io ti sono superiore, e in vigore pari, se non di più. Certo ricordi, per i giochi, per Patroclo, quanto a lungo durò la tua faticosa gara di lotta contro di me. Anche questo i troiani lo sanno bene, ed è per questo che tanto mi temono quando da lontano mi vedono. Terminati i discorsi, i troiani unanimi assegnano le armi ad Odisseo. Il re di Itaca gioisce nel cuore, mentre tutti gli achei presenti soffocano un gemito di dolore. Aiace sbianca in volto, il sangue gli si raggela. Poi da dentro la rabbia comincia a salire e il sangue comincia a bollire e la bile trabocca invadendo il fegato, e una profonda e dolorosa angoscia si diffonde intorno al cuore. Le meningi gli dolgono, pulsando, oppresse da quel furore che lo pervade. Come incapace di muoversi, con gli occhi fissi a terra, viene trascinato via dai compagni, fino alla prua della sua nave. Dall'amata Tecmessa e dal fratellastro Teucro vengono spese diverse parole di conforto, ma nessun consiglio riesce a raggiungere le sue orecchie. Presto viene allestito un banchetto, cui tutti i capi partecipano. Tutti tranne Aiace. Dimentico del cibo e inavvicinabile dal dolce sonno, indossa le sue armi e prende a rimirare il filo della sua spada, meditando sul da farsi. Dare fuoco a tutte le navi,
sterminare gli Argivi? O senza indugio andare a fare visita ad Odisseo per farlo a pezzi? Questi pensieri gli girano vorticosi nella mente, e di certo uno, se non tutti e tre i propositi, Aiace avrebbe portato a compimento se non fosse intervenuta Atena. La dea dagli occhi azzurri si preoccupa per Odisseo, poiché egli, prodigo di sacrifici, è divenuto presto il suo protetto tra gli Achei. Atena, colei che ama tessere trame, apprezza le doti di cui Odisseo è il campione. L'astuzia, il parlare che persuade, il prevedere quel che accadrà e soprattutto il modificare gli eventi ostili per girarli a proprio vantaggio. La dea manda dunque una follia cieca ad Aiace, così cieca che non riuscirà a distinguere in chi affonderà la sua spada. Così Aiace, urlando furibondo, credendo di essere in mezzo all'accampamento acheo, in realtà se ne allontana, digrigna i denti, e il suo cuore di nero ribolle mentre giunge ad un gregge sulla piana. Le sue urla risvegliano gli Achei che, impauriti, temono la sua vendetta. È quasi l'alba quando un terribile spettacolo si mostra agli occhi dei soldati di Agamennone. Con la bava alla bocca e con gli occhi iniettati di sangue, Aiace abbatte tutti gli animali, uno ad uno, chiamandoli per nome. Ai suoi occhi appaiono come Agamennone, Menelao, Odisseo. Menelao, che scruta tutto, sussurra al fratello: che giorno nefasto! La follia del grande Aiace si rivolgerà presto alle navi e a noi. Ci ucciderà tutti. Perché siamo stati così ciechi da non dare a lui le armi che gli spettavano di diritto? Dopo Achille, il nostro più valente baluardo, abbiamo stupidamente offeso. E ora l'abbiamo perduto. Per cosa? Per cosa? Per aver consegnato le armi di Achille ad un uomo che ha dimostrato di badare più alla propria gloria che alla lungimiranza. E Agamennone? Non adirarti con Odisseo, ma con gli dèi che oggi lavorano per la nostra rovina. Una risata si alza terribile. È Aiace che urla, tenendo con una mano un grosso ariete sanguinante. Egli crede di avere davanti il corpo morto di Odisseo. Giaci nella cenere, adesso che sei pasto per cani ed uccelli. Non ti hanno salvato neppure le armi gloriose di Achille, per le quali stolto con me sei venuto a contesa, con me, che di te sono sempre stato più forte. Giaci ora, cane. Tua moglie non ti rivedrà, e nemmeno tuo figlio, e nemmeno ai genitori sarai accanto, loro che speravano in te per un sicuro soccorso nella vecchiaia, perché a fare da cibo ai cani sei venuto a Troia. La scena è grottesca, ma nessuno degli Achei sta ridendo, anzi, un cupo terrore pervade tutti gli animi. Cosa capiterà ora? Atena dissolve la follia nella mente di Aiace, che si trova stranito in mezzo ad un gregge rosso e palpitante. I poveri pastori si sono nascosti, chi sulle piante, chi dietro delle rocce. Aiace sente che la forza lo abbandona. Le sue ossa, una ad una, paiono spezzarsi e il suo petto guerriero è ferito da un nuovo dolore. Non riesce a muoversi, non può fuggire da quella scena di morte. Come una roccia inamovibile che sulla cima dei monti mette radici, così Aiace rimane immobile davanti alla strage compiuta. Poi geme. Ahimè, perché sono così tanto in odio agli dèi? Sono loro che mi hanno sconvolto la mente, che mi hanno inflitto una follia funesta, che mi ha portato a fare strage di pecore che non erano causa della mia collera. Avessi punito il cuore infido di Odisseo con le mie mani, poiché lui, che è miserabile in assoluto, è la causa del mio accecamento. Che egli possa soffrire le pene nell'anima, quante le erinni gliene porteranno, e che nemmeno Agamennone possa tornare incolume alla sua dimora, per quanto egli desideri tornarci. Ma perché devo rimanere tra questi scellerati, io che sono di animo nobile? Maledetto esercito di Agamennone. Maledetti questi tempi insopportabili, in cui il peggiore riceve onori, e non più il migliore ottiene il premio. Odisseo viene onorato tra gli Argivi. Di me, invece,
del tutto sono dimentichi e immemori delle mie imprese che ho portato a favore di queste genti. Aiace guarda la sua spada, la spada che gli fu donata da Ettore nell'occasione del loro scontro. Così come Ettore è stato avvolto nel panno di porpora dono di Aiace, altrettanto la spada dell'eroe troiano diverrà la compagna della morte del figlio di Telamone. Come già sai, la pelle di Aiace è invulnerabile. Nato da pochi minuti, egli è stato avvolto da Eracle nel suo mantello. Questo è del tutto particolare. Si tratta della pelle del leone di Nemea. Eracle, per uccidere il leone, ha cercato in tutti i modi di trapassare quella pelle, ma non c'è riuscito. La pelle resiste a qualsiasi attacco. Frecce, spade, lance. Nulla riesce a scalfirla. Alla fine Eracle sconfigge il leone e si appropria della pelle, facendola diventare il suo mantello. Avvolgendo il piccolo Aiace in quella pelle, Eracle, per intercessione di Zeus, dona l'invulnerabilità al neonato. Nessuna arma lo potrà mai ferire. Non tutto il corpo, però, è venuto a contatto con quella fantastica pelle. Le ascelle di Aiace rimangono, per così dire, umane. Egli ha deciso di togliersi la vita e perciò, con un gesto che risulta incomprensibile a tutti gli astanti, che non sono a conoscenza del suo segreto, conficca la spada di Ettore nel terreno, con la lama rivolta verso l'alto. Senza dire una parola, senza degnare di uno sguardo quelli che fino a ieri egli reputava fossero i suoi amici, Aiace si getta sulla lama, trapassandosi il fianco. Il coraggioso cuore dell'eroe formidabile, sorridente e vincitore di 1000 battaglie, il cuore di colui che a testa alta ha sostenuto sempre le scelte più onorevoli, il cuore di colui che non ha temuto di sfidare il comando di Agamennone, seppellendo con onore il corpo di Palamede, il cuore di colui che insieme ad Achille ha guidato con coraggio i greci alla battaglia. Questo cuore unico si ferma per sempre. Teucro, il fratellastro di Aiace, giunge sul corpo dell'eroe. Pieno di rabbia vendicatrice, considera di estrarre quella spada e sterminare quanti argivi può. Poi la disperazione lo coglie e si abbatte sul cadavere di Aiace, cospargendolo di lacrime. Gli promette che, come lui, egli non tornerà alle sacre terre di Salamina. In campo di battaglia, Teucro cercherà la morte, mai sazia di vite. Anche Tecmessa piange. Lei, sposa conquistata come schiava, è divenuta poi moglie, padrona al pari dell'eroe di tutto ciò che gli apparteneva, madre del piccolo Eurisace, in tutto simile al padre. Geme il suo dolore la triste Tecmessa, temendo che non più regina ma schiava tornerà alle terre di Telamone, e che il figlio le sarà tolto e reso schiavo da qualche greco nefasto. Sugli orfani il fato rovescia spesso sciagure. Non temere, donna, interviene Agamennone. Nessuno ti farà schiava, ma finché Teucro ed io vivremo, al pari di una dea verrai onorata, e tuo figlio vivrà come se Aiace fosse ancora vivo. Il dolore pare rattristare anche il cuore di Odisseo, che si rivolge così ai compagni. Quale grave sventura è l'ira, amici! Aiace prodigioso ne è stato vinto,
e il suo animo si è rivoltato contro di me. Vorrei ora che mai i troiani mi avessero assegnato le armi di Achille, e a causa di ciò che a Iace di sua mano si è dato la morte. Della sua ira io non sono certo la causa, il fato doloroso lo ha fatto cadere. Se mai avessi sospettato che egli così avrebbe reagito, mai mi sarei messo in contesa con lui e avrei impedito a qualsiasi altro di farlo a difesa della sua vita e della nostra. Gli avrei dato le armi e quanto avesse mai desiderato pur di evitare questo momento. Aiace era nobile e di certo un demone lo ha ingannato. Chi è saggio infatti sopporta nel suo cuore le avversità e con animo saldo non cede all'angoscia. Adesso non so quanto le parole di Odisseo siano state sincere. Di certo perdere una risorsa così potente come Aiace è stato un prezzo troppo alto per degli oggetti che Odisseo ha desiderato solo per vanità. L'armatura di Achille gli sta sicuramente troppo grande e quelle armi pesantissime poi nessuno è in grado di maneggiarle. Nell'Odissea il re di Itaca incontra nell'Ade l'anima di Aiace. Cerca di parlargli, ma Aiace, ancora infuriato con lui, si gira e se ne va, senza degnarlo di uno sguardo. Tutti e due ignorano che proprio in quel momento, nel preciso istante del loro incontro nell'aldilà, le armi di Achille che Odisseo non più possiede vengono depositate sulla tomba di Aiace. Tornando a noi, troviamo Agamennone che corre da Calcante. Ha bisogno di sapere dall'indovino una indicazione su come agire per salvare la sua guerra. Il veggente lo guarda stranito e, come se si trattasse della cosa più banale del mondo, gli risponde: «Mio signore, per vincere questa guerra hai bisogno di un arco divino e del sangue di Achille». Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente per far crescere il nostro canale. E se vuoi rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti ora. Così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrei certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto ideale per avere risposte dirette alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.